Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Ricorderete sicuramente la cotta della Weissbier di cui ho parlato in un paio di video precedenti. Esatto, proprio quella che si era contaminata con la fermentazione aperta, ma se ricordate uno dei due batch comunque sembrava non essere messo così male. La birra non mostrava segni di infezione e in bottiglia era rimasta anche molto stabile. Per cui con un po' di coraggio mi sono deciso di presentarla al concorso Pastorianus organizzato da Daniele Cogliati e che quest'anno in via del tutto straordinaria è stato incentrato proprio sulle Weissbier. Vi condivido le schede dei due giudici che l'hanno esaminata, due giudici molto noti anche per la loro poca simpatia per le birre di frumento. Quindi chi meglio di loro può giudicare una Weiss del genere? Avete capito a chi mi riferisco? Esatto. È capitata proprio a loro due. Se non ricordate o non sapete di quale birra sto parlando, vi consiglio di andare a rivedere i video della cotta della mia ultima Weissbier. La birra è arrivata al concorso dopo un paio di mesi di maturazione. A giudicarla sono stati Francesco Antonelli, noto come Frank del blog di Brewing Bad, un brewer di grande esperienza e giudice BJCP di grado master, e Daniele Iuppariello, anche lui un brewer navigato, autore del blog Brew Beer e di Car Brewing, giudice BJCP e organizzatore di concorsi, nonché finalista anche lui con me al campionato Moby 2024. Molti di voi li conosceranno anche per il loro famoso podcast Mash Out. Se qualcuno di voi non ha ancora avuto modo di conoscerli e di ascoltare il loro podcast, vi invito a farlo perché è molto ricco di contenuti, ben 90 puntate dove hanno toccato tantissimi temi su birra ed homebrewing ed è ricco di spunti per conoscere e approfondire vari argomenti. Vediamo cosa hanno scritto nelle schede, se la birra è piaciuta e soprattutto sono curioso di sapere se anche loro come me non hanno percepito in bocca segni di infezione. Aroma. Aroma con intensità medio-bassa, banana molto matura, troppo, in secondo piano. Fenolico medio con note di chiodo di garofano, maltato basso, note di cereale, mollica di pane, lieve crosta di pane poco cotto. No luppolo, fenoli non elegantissimi. Malto medio con mollica e miele, banana ben evidente accompagnata da una parte fenolica medio-bassa, yogurt leggero quando si scalda, luppolo molto basso, quasi impercettibile. Aspetto. Bella schiuma, bianca, bolle fini e persistente. Il colore è un filo oltre il limite, dorato carico quasi ambrato, buona velatura, bollicine che salgono dal fondo, ottimo. Schiuma bianca a trama fine con lunga persistenza, colore oro pieno nel range alto dello stile, con velatura ma non torbida. Gusto. Maltato basso, ok, con note di mollica di pane e cereale nel retroolfatto. Fruttato medio con note di banana matura, il fenolico è medio, pepato, con lieve chiodo di garofano che sparisce nel retroolfatto. Amaro basso, ok per lo stile. No flavor di luppolo, bilanciamento sul malto, finale leggermente dolce, ok, lieve vaniglia sul finale. Malto medio, amaro basso. Esteri fruttati medi con banane e frutta a pasta bianca, pera, fenolico con note di chiodo di garofano evidente e ben bilanciante. Chiusura medio dolce con retrogusto lungo e persistente speziato. Mouthfeel. Corpo medio basso, ok, carbonazione medio alta, ok, per lo stile, nessuna astringenza, no calore alcolico, discreta cremosità. Corpo medio, CO2 alta, no warming, sourness nei range alti dello stile, no astringenza. Impressioni generali. La birra è piacevole da bere e piuttosto in stile,
apprezzo molto la nota vanigliata sul finale, molto in stile, che la rende particolarmente morbida e piacevole. Gli esteri fruttati virano un filo di troppo sulla frutta matura, ma nel complesso si bilanciano piuttosto bene con i fenoli. Proverei a ridurre un filo le temperature di fermentazione o provare un altro lievito. Buona! Birra buona e ben bilanciata, buona rotondità e ben gestita la fermentazione. Manca un boost sulla parte fenolica per rendere il bouquet aromatico più complesso. Probabilmente l'acidità rilevata deriva dal malto, però la birra è gradevole. Ringrazio innanzitutto Frank e Daniele per aver compilato in maniera completa e accurata le schede. Mi ritrovo nei loro giudizi e sono contento che la birra ne sia uscita abbastanza bene. Una media di 35 su 50 non è affatto poco per una birra che arrivava dal fermentatore con una vistosa infezione e sulla quale ho pure pensato che non rimaneva altro che buttare via tutto. Non sono stati percepiti sentori legati all'infezione, questo ovviamente non esclude che la birra si sia contaminata effettivamente, ma che i segni di infezione non si sono manifestati al momento nel bicchiere, forse anche grazie al modo in cui è stata conservata. Mi rimane il dubbio se questa contaminazione abbia comunque ridotto la qualità e la freschezza della birra. Di questo non posso esserne del tutto certo. Comunque la ricetta e i procedimenti su questa cotta secondo me rimangono validi. Se dovessi rifarla farei poche modifiche. Sul colore, segnalato un po' al limite del range, eviterei sicuramente di aggiungere il malto Carafa 2, anche se piccole quantità. Probabilmente è stato superfluo e non ha aggiunto nessuna complessità alla birra. Sul fenolico penso di poter provare a spingerlo un po' di più prolungando lo step per l'acido ferulico di altri 5-10 minuti almeno. Una cosa che non piace neanche a me della birra e che è stata segnalata effettivamente è l'aroma di banana matura. Non è proprio piacevolissimo, avrei preferito sicuramente che la banana fosse percepita come meno matura. Cosa che tra l'altro avevo percepito nell'altro batch, quello fermentato col ceppo secco V68, che però si era infettato in maniera irrimediabile. Non so se quel tocco di banana matura possa dipendere dalle temperature di fermentazione, cercherei probabilmente di contenere maggiormente il calore che si sviluppa durante la fase tumultuosa, ma potrebbe derivare anche da un lievito non proprio in ottima forma. A parte questo, sono contento di aver presentato la birra. Nonostante i punteggi non troppo cattivi, la birra si è confrontata con avversari nettamente migliori, per cui non è riuscita ad arrivare alla fase finale dell'evento, cosa di cui sicuramente non speravo viste le premesse, però alla fine si è piazzata 10ª su 26. Niente male per una birra infetta, direi. Quindi i messaggi che mi sento di darvi da questa esperienza sono i seguenti. Innanzitutto, valutate attentamente l'opzione della fermentazione aperta. Il rischio di infezione c'è e probabilmente se lavorate con questi fermentatori di plastica a bocca larga, che hanno già un'ampia superficie di scambio, non c'è poi così tanta differenza con una fermentazione aperta o chiusa, perché l'elevata superficie di scambio permette una agevole fuoriuscita di gas di CO2 prodotta e quindi favorisce una buona produzione di esteri e un profilo aromatico più intenso. Per cui in fin dei conti non so se vale la pena rischiare. Il secondo messaggio che mi sento di darvi è che anche quando tutto sembra perduto non siate impulsivi, perché non è detto che sia tutto da buttare e io sono contento di non averlo fatto. Assaggiate la birra in primis, misurate il pH e la densità finale. Se tutti questi parametri vi sembrano nella norma, potete imbottigliare. Ovviamente mettete le bottiglie al sicuro e se sospettate una sovracarbonazione apritele con una certa frequenza a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra, in modo da poter anticipare eventualmente la sovracarbonazione e se questa vedete che si tende a manifestare in modo sempre più intenso, allora sapete che dovrete buttare tutto. Con questo si conclude definitivamente la storia delle mie Weissbier. Se avete dubbi o domande o se volete condividere la vostra esperienza magari simile, scrivetelo sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto o se volete supportarmi, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti. E ci vediamo al prossimo video!